Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Era, sono come sempre con il nostro Eli. Ciao a tutti. Spero ragazzi che questa settimana non abbiate perso soldi, perché il mercato è veramente brutto, è molto choppy, è lento, la liquidità è terribile, quindi in questi casi non vi dico di non tradare, però cioè, se solo il fatto che magari non abbiate perso soldi, avete guadagnato anche solo pochissimo, state andando alla grande, perché ora come ora sono proprio condizioni perfette per perdere soldi. Quindi ora come ora, almeno io personalmente, le mie posizioni sono molto piccole a confronto di come erano un po' di tempo fa. Cioè, io ho diminuito davvero tanto le posizioni. Sto andando molto lento, pochi trade, quindi sì, market super choppy, condizioni perfette per perdere soldi. Quello che consiglio è usate position size veramente piccole perché non ne vale la pena. Cioè non sprecate i soldi in queste condizioni, rischiate di perdere il portfolio in situazioni in cui comunque il mercato non vi dà niente. Cioè, piuttosto se volete proprio tradate, ma con tipo il 25% delle vostre posizioni normali, capito? Cioè, andate proprio leggeri. Perché se prendete soldi qua e poi non avete più soldi per quando le condizioni sono buone, poi vi mangiate le dita. Ed è normale, però quindi qua tenete soldi, ragazzi. Save capital, Invece, parlando dal punto di vista, vedendo un po' Bitcoin, allora, siamo sempre sotto questo livello. Ieri abbiamo provato a superarlo, abbiamo provato a riprenderlo, ma niente, abbiamo fatto un alto più basso e qua un basso più basso, quindi non è super bullish. Non mi aspetto grandi movimenti, io mi aspetto un range chop per un po', fino almeno secondo la fine mese. Secondo me sarà qua, questo range così, quindi deviazioni in alto short, deviazioni basso long e così via. Non mi aspetto davvero molto da questo mercato in questo momento, a meno che non esca fuori chissà quale notizia che fa pompare o droppare il mercato. Secondo me, macro, siamo bearish finché siamo sotto questo livello, quindi sotto 27.300, 27.400 è bearish. Al di sopra possiamo pushare un filo più in alto, però finché siamo qua sotto a me non piace il mercato, secondo me romperà verso il basso se continuerà a stare qui sotto. Quindi range up, quest'area qua non si tocca solo negli estremi, come sempre. Cioè, ne abbiamo visto più e più volte come fare trading nel range. E niente, cioè non è cambiato in realtà nulla dallo scorso video. Penso che in realtà con Bitcoin siamo proprio esattamente dove l'avevamo lasciato. E quindi Sì, niente. sì, fa Eh, schifo. passo la parola a te, Eli. Magari tu avrai qualche un macello di... ma avrai un botto di cose in più da dire. Sicuramente. Ma da, Allora. da dire c'è poco, alla fine concordo con te. Guarda, io faccio vedere solo un pochino come la pre-section da time frame un pochino più alti. Da qui poter capire, noi l'abbiamo detto più volte, in questi momenti stare calmi è la decisione migliore, perché puoi vincere un trade, ok, ma puoi perdere due trade e perdere più di quello che hai guadagnato con un trade. Quindi ricorda questo, alla fine noi cerchiamo le probabilità, anche una lettura del mercato per guadagnare il più possibile e perdere il meno possibile. In questo momento non ci sono quelle condizioni, quindi io scrivo più volte: state calmi, non c'è bisogno di forzare, se mi seguite su Twitter. Anche perché la prima cosa nel trading è la disciplina, il risk management. Cioè, se avete quello, avete tutto. Se non tradate per 3 giorni, non morite, non perdete. Potete avere un giorno profittevole, 3 flat, siete profittevoli durante la settimana. Invece vi assicuro che quelli che hanno fatto trading negli ultimi 3-4 giorni hanno sicuramente perso soldi, ve lo assicuro. Basta guardare la pre-section sul giornaliero. Cioè, il giornaliero, qui potete capire che è davvero choppy la pre-section. Guardate qui, chiusura daily perfetta o chiusura bellissima daily, mi metto long. Giusto? Uno ragiona così. Mi metto long qui, si sale, andiamo a prendere 28,5. Il giorno dopo, boom,
crollato, rientrato nel range. Ancora, chiusura daily qui, ieri, ieri, non so se l'hai notato tu, io l'ho notato, ieri sul dump, poi al massimo farò un post su Twitter, ve lo faccio vedere, sul dump, qui sotto, hanno aperto una marea di short, tantissimi proprio qui, perché tutti pensavano che avevamo perso il livello e quindi si andava a $25.000. A un certo punto sono stati liquidati una marea di pantaloncini, proprio ho visto per Pinterest proprio volare, dove sono stati liquidati tantissimi short. Io avevo fatto un Twitter che avevo scritto niente è cambiato perché alla fine il prezzo rimarrà nel range. Infatti così è stato, perché a $26.000 abbiamo liquidità, qui abbiamo liquidità. Quindi se il prezzo può fare uno spike qui, per esempio il fine settimana, uno può provare un long con stop sotto questo low a 25.780. Per short più sicuro lo potete provare in quest'area qui, in quest'area di inefficienza, che è molto semplice da individuare, la vedete qua, quest'area qui, area 28,5, 28,8. Quest'area qui, se volete provare uno short, uno la prova qui, al massimo tracciate la trend line, fate così. Se il prezzo ha uno spike nei prossimi giorni, per esempio fa una cosa del genere, pam, uno si può posizionare short con stop sopra $29.000. Questo è l'unico short io che vedo al momento, perché posizionarsi short qui non ha alcun senso, perché lo vedete, i wick sono ricomprati, gli spike sono venduti, quindi l'unica cosa, o posizionarsi qui short o posizionarsi in area $26.000 long con stop 1%, altrimenti poi andremo dritti a 25.000, ma anche un pochino meno, secondo me 24,5, e qui vediamo come si comporterà il prezzo. Davvero scontato che rimbalziamo $25.000 se andiamo lì, quindi dopo valuterò lì come posizionarmi, però al momento questo è il range, questo è choppy, i due giorni siamo sotto resistenza. Voi guardate sempre i time frame un pochino più alti per capire il prezzo. Qui vedete 2 giorni, ieri c'è stato un rifiuto, qui c'è stato un altro comprato, quindi da questa candela capite proprio che qui c'è una lotta continua. Bitcoin è aiutato un pochino dal Nasdaq, dal mercato americano, ecco perché non è crollato tantissimo. Se il mercato americano ieri crollava dell'1%, Bitcoin ce lo ritrovavamo almeno a $25.000, ma non è stato, quindi adesso è aiutato. Quindi niente, più fermi state, meglio fate. Guardate il 4 ore, puliamo, cioè 4 ore, grafico, cioè sempre nello stesso range, sempre choppy. Andiamo qua, tutti chiamano $30.000, $40.000, andiamo qui, tutti chiamano $10.000, cioè alla fine, e questo è il fatto, ma alla fine stiamo sempre qui dentro. Stessa cosa, però al momentum è bearish, io non vedo niente di che, può darsi ci sarà un range anche $30.000, $25.000, cioè se accade questo sarà un mercato molto triste e lento per le prossime settimane. Non so tu se vuoi dire qualcosa su ETH. Guarda, in realtà al massimo lo vedo io se vuoi. Sì, no, ma non, cioè posso farlo anche vedere, però non è cambiato assolutamente nulla. Quello è il problema. Sì, infatti, siamo sempre nel range, stessa cosa ETH, se supera questo livello, i 1830 faranno squeeze sicuramente un pochino più in alto. Io non mi posiziono short assolutamente qui, mi posizionerò short solo se mi chiude una candela a 4 ore sotto questo livello, può darsi che valuterò un corto. Secondo me se andiamo ora ad attaccare qui, lo romperemo per uno squeeze sicuramente. Però anche qui la stessa cosa, vedete il prezzo che è in questo range, quindi o fate scalp veloci o se no state fermi e fate la scelta migliore, perché non rischiate di prendere stop loss. Basta guardare il 12 ore se volete una visione un pochino più chiara. Il 12 ore, grafico molto semplice che potete osservare, ve l'ho postato tantissime volte. Se il 12 ore chiude al di sopra con volume, allora
buon segno per andare a ritestare questi livelli qua in alto. Sì. Però finché non flippa questo livello attuale è inutile allungare TH. Sì, assolutamente, assolutamente. Ieri io, dico la verità, avevo un limit qui sotto, 1760, non me l'ha preso. Perché alla fine volevo entrare in quest'area. Però i livelli qui sono chiari, sono uno. Cioè questi sono i livelli uno che deve guardare alla fine. Però qui la liquidità è stata, ho notato un pochino sull'order book, qui sono stati tolti i muri che avevano piazzato, l'ho notato oggi, qui avevano tutti dei muri enormi per fare questi sell-off, però questa mattina sono stati eliminati, ce n'è rimasto soltanto uno, quindi ecco perché dico attenzione, perché se andiamo ad attaccare di nuovo qui, facile che abbiamo lo squeeze per liquidare qualche short in ritardo. Tutto qua. Io sinceramente ho operato pochissimo, non ho fatto quasi nulla, qualche altcoin, ho operato più su stocks, però per il resto niente di... cioè il mercato è davvero choppy, altcoin interessanti, niente, io sempre cava, guardo che lo sto aspettando nello stesso livello, che era questo qua in alto, se mi fa un 3-tap, valuterò un corto, qui. Tanti lo shortavano qui short, ma sono andati sempre stop. Io non ho provato un corto ancora, lo provo soltanto se mi viene rigettato qui la candela, altrimenti non mi importa. Sì. Io no, alla fine anch'io ho ho operato pochissimo, ho aperto solo CFX ieri sera, ma ho fatto un buon pump con il gruppo, che potrebbe essere l'unico coin insieme agli altri coin cinesi che potrebbe andare bene per quelle notizie là su Tokyo, no, su Hong Kong. Sì. Quindi quelli lì sono gli unici a me che interessano in questo momento. E oltre a quello, ragazzi, sapete qual è il problema? Che la dominance sta facendo in un range. Quindi quando il mercato sale, la dominance sale, gli altcoin non si muovono tanto. E quando Bitcoin scende, la dominance sale, quindi gli altcoin non scendono. E quindi è per quello che è molto molto choppy. Cioè, io quando c'è la Bitcoin dominance molto choppy è difficilissimo operare, perché almeno quando quella va in trending, sai che cosa devi fare, no? Cioè, se scende verso il basso, longhi gli altcoin, se va verso l'alto, shorti gli altcoin, semplicemente, perché sai che o sono più deboli o sono più forti. Invece quando è così è dura, perché non sai mai che cosa effettivamente fare. Dovesse rompersi questo range con la dominance, allora da lì sì avremo una direzione. Secondo me il trading diventerà anche molto più facile da quando romperà la dominance. Se la dominance romperà al rialzo qui, io mi aspetto che il Bitcoin sale a 34-35 mila dollari, sinceramente. Se la dominance va al rialzo, ma io lo penso quasi al 90%, perché non penso che Bitcoin scende, la dominance sale e le altcoin si distruggono, perché già sono distrutte, già siamo a livelli davvero davvero bassi, quindi o scenderà prepotentemente TH, però io penso che se l'altcoin dominance mi rompe 49 al rialzo, penso che andiamo a prendere, non so, i 52, i 50 e i 52, e Bitcoin va a fare lo spike per il bearish retest a 34-35 mila dollari. Sì. Ah boh, Eli, direi di chiuderlo qua. Che dici? Sì, ci vediamo lunedì. E niente, fine settimana state relax. Sì, andate al parco, fate grigliate, divertitevi. Ciao ragazzi, buon fine settimana. Un abbraccio, ciao a tutti.